Ricettina salvacena facile facile con 5 euro, 4,07 € per un filettino di maiale, 2 verdurine, un po' di riso, fine della spesa. 5 euro. Di contorno con la carne faccio una macedonia di verdure che sta cucinando, 3 minuti in acqua con dentro un cucchiaino di aceto e un po' di riso pilaf. Naturalmente potete metterci vicino quello che volete. Filettino di maiale, questo è quasi mezzo chilo, va bene per 3-4 persone. Gli tiriamo via le parti un pochino più grasse, queste qui dopo le userò per fare un bel risottino a zampa, via eventuali sbavature, filettini, nervetti, eccetera. Un po' di pepe fresco sulla carne, anche abbondante, un po' di sale, un bel massaggino che gli fa bene, padella di misura adeguata, mi raccomando che sia un po' spessina, un po' pesantina per fare queste preparazioni, pezzettino di burro sciolto, fuoco forte, ci mettiamo il nostro filettino, fuoco bello vivace, mi raccomando. Muovetelo spesso perché non si devono creare dei punti con il burro scuro, giratelo quando è un po' rosolato, così è perfetto. Ricordatevi, girarlo spesso, muoverlo spesso, fuoco bello vivace, bello rosolato, così lo voglio. Guardate, rosso, deve essere bello rosso rosolato. Il mio riso basmati ha bevuto tutta l'acqua, quindi è pronto. Vino bianco, circa mezzo bicchiere. Vino bianco si è asciugato, gli mettiamo mezzo bicchiere di acqua o di brodo se ce l'avete, ma è lo stesso. Poi ci mettiamo un cucchiaio di senape, mostarda, quella francese, quella in grani, quella che preferite. Circa 50 grammi di panna. Panna da cucina normalissima, quella dei bussolotti che ci sono al supermercato. Gli diamo una bella mischiatina, diamo anche una girata al filettino, abbasso la fiamma e metto il coperchio. Filettino di maiale deve essere leggermente al sangue, attenzione, lo spelling leggermente, perché poi arriva solo il fenomeno di turno che mi scrive nei commenti: non si mangia la carne di sangue al maiale, il maiale al sangue. Sì, leggermente al sangue, rosata, l'importante è che raggiunga i 50 gradi, però non deve diventare bianca stracotta, perché sennò diventa più dura della mia testa. Nel frattempo sono venute cotte le mie verdurine e le tiro su. Non si scolano le verdure, si pescano come le trote. Oggi sono in buona, Altra cosa importante, riso pronto, contorno pronto, la carne sta cucinando, gli manca ancora 5 minuti, qui ci ho tagliato la carne cruda prima, quindi non bisogna mai tagliare la roba cotta dove avete tagliato quella cruda, quindi o pulite bene l'asse lavato, però lavato e asciugato, e anche il coltello, oppure girate l'asse, oppure ne utilizzate un altro. È importante questa cosa qui dell'asse di legno, perché tanti non si ricordano, magari gli passano solo un pezzettino di carta, pensano che è pulito. No, è importante, quando si taglia la carne cruda, soprattutto il maiale e il pollo, bisogna pulire bene, perché sennò beccate il battere giusto e poi andate all'ospedale. Sono passati 15 minuti, qualche minuto in più del previsto. Ora scoliamo bene il nostro filettino e ce lo mettiamo qui da tagliare. La salsa, se è troppo densa gli mettete un goccio d'acqua, se è troppo liquida la lasciamo bollire ancora 2 minuti da sola. Tagliatelo appena prima di servirlo, perché così non vi si asciuga. Lo tagliamo a fettine alti circa 1 centimetro, non fatelo troppo sottile, non fatelo troppo alto. Guardate la cottura perfetta, leggermente rosato, cotto al punto giusto. Ma che meraviglia, mi voglio di mangiarlo intero così com'è. Allora, il primo pezzettino lo teniamo via per zampa. Vi faccio vedere come si impiatta un piatto, una porzione, poi dopo voi fate un po' come preferite. Allora, ecco, si mette leggermente accavallata, è già accavallato, non bisogna fare niente, messa nel piatto un po' arrotondeggiante, eccolo qui. Ci mettiamo 2 verdurine, quelle che volete, Io ho messo queste qua perché avevo queste in frigorifero, ma metteteci quelle che volete. Verdure di stagione. Una porzione di riso, io uso un dosatore per gelati, ma fate un po' come volete, è messo lì anche col cucchiaio normale, sta benissimo. Anzi, ce ne metto 2, guarda, ci stanno, un po' abbondante. E poi la salsa, ecco, deve avere questa cremosità, questa densità, e altrimenti la mettete ancora sul fornello o se serve mettete ancora dell'acqua sopra.
e la mettiamo sopra la carne, ma non copritela tutta la carne, solo parzialmente. Così è più bello da vedere, si capisce cosa c'è sotto. Un goccino di olio extravergine sulle verdure. Ed ecco fatto, con 5 euro, 15 minuti di tempo abbiamo fatto un bel piattino per 3 persone.